Stiamo preparando la trebbia, la stiamo posizionando, mettendo in bolla e stiamo preparando il trattore col cinghione. Che deve essere dritto come la cinghia e la trebbia. La tensione è giusta. Allora, oggi abbiamo utilizzato questa vecchia bubba di proprietà del signor Zanetti, che gentilmente ce l'ha prestata e ci ha anche aiutati insieme al fratello a farla andare. Adesso lo sto mettendo in tiro. Oh no! Adesso questo è bloccato, che ritira. Questo è il lavoro più gravoso di tutta la trebbiatura, piazzare le macchine. Abbiamo voluto rievocare quello che era la trebbiatura di un tempo, che comunque è storia della fattoria Dorigo e di campagna in generale. Perché mio nonno mi racconta che una trebbia arrivavano da Sacile, si piazzavano qua nella borgata e i contadini limitrofi arrivavano col rimorchio pieno di fasci di frumento e di orzo da trebbiare. È una passione che mi commuove a volte e quindi sono ben felice di poter dare una mano e di poter soprattutto raccontare alle nuove generazioni cosa è stata la vita dei nostri avi. Mi chiedono se è uno slittino o un dondolo e rimangono molto colpiti quando racconto che invece è uno scaldaletto di un tempo e anche cosa succedeva quando avevamo bisogno di fare la pipì un tempo di notte. Rimangono tutti così a bocca aperta di fronte anche al modo nel quale sono esposti i materiali, che richiede fantasia e tanta pazienza. Io le definisco opere d'arte. Parlano queste cose, ti raccontano del passato, dell'esistenza. Noi andiamo a studiare la storia molto indietro con tutto il rispetto ed è giusto che sappiamo da dove proviene il tutto, ma è giusto sapere anche da dove e da chi proveniamo noi e quello che ci hanno lasciato. Sarà poco, non è di così valore, è ristretto, però parlano le cose, parlano. È una giornata diversa dalle altre, ma come sempre un successo. Un successone e rimango meravigliato perché queste cose io le vedevo 70 anni fa. Noi giocavamo su per le valli della Faglia e per 3 giorni era una roba impressionante dal bello che era. Pensa a te. Fattoria Dorigo è uno spettacolo sotto tutti i punti di vista. Qui si incontra la tradizione, quindi quella che era la storia, le altri mestieri del nostro tempo passato, che si intrecciano con le attività di oggi. Insomma, hanno saputo mantenere questa cosa molto viva assieme anche all'accoglienza con l'agriturismo che da poco è aperto
e che in qualche maniera coniuga quello che è la nuova capacità, insomma, di accogliere le persone in agricoltura per far capire, insomma, da dove arriva quello che sulle tavole nostre arriva ogni giorno, insomma, quindi un bellissimo esempio che va coltivato. Devo ringraziare i fratelli Zanetti intanto per la disponibilità nell'aiutarmi e appunto prestarci i macchinari e tutta la gente che c'è stata dietro questa festa, che c'è stata tantissima gente che ha dato una mano sia per preparare che per fare la rievocazione, chi ha portato i vecchi landini testa calda. I landini hanno lasciato un grande segno. Oggi grazie ai Rolandini e grazie a questa serie di trattori. E in più chi ha portato anche le mieti trebbie. Ho chiesto ai contadini, colleghi di campagna, e sono stati tutti super disponibili. Li ringrazio molto perché è bello appunto collaborare e andare d'accordo, soprattutto in questo mondo che ormai sta decadendo. Molto bene, molto bene. Fattoria Dorigo sempre il numero 1. Superissima giornata, superissimi, super tutti i collaboratori della Fattoria Dorigo. Siamo gli EDEC noi. Hard rock, anche qualcosa di grunge, un po' di heavy metal. 20 miles and 2 stop signs between us and the closest town. If you see fireworks. Questa trebbia è una delle ultime prodotte, è del 57 e poi sono uscite le mieti trebbie e quindi le trebbie fisse sono state messe in parte e abbandonate nei capannoni. Questa in più ha anche la pressa integrata che quindi riduce un po' di lavoro manuale. Infatti oggi eravamo in 5-6 a starci dietro, ma bastano benissimo 3-4 persone a differenza di una con la pressa esterna dove c'è molta più gente che ci lavora. Top, come sempre, top. Numero uno. Spiedo ottimo, Ti è piaciuto il cibo? Lo spiedo è buono? molto buono, grazie. Lo spiedo era super, benissimo. Grazie, ciao! Aspetta, Nadir. Vai, vada. Stai via qua. Abbiamo avuto un imprevisto e con questi macchinari storici, diciamo, è l'ordine del giorno, anche con quelli nuovi, ma con quelli storici che non vengono utilizzati da diverso tempo è molto più facile che accada. E si è rotta una cinghia, ma i fratelli Zanetti sono attrezzati di tutto, in un attimo l'abbiamo sistemata. Dopo c'era il legatore che non funzionava bene, abbiamo dovuto disingolfare la trebbia che era piena di paglia, ci siamo un po' sporcati, però dai, ce l'abbiamo fatta. Purtroppo è anche finito il frumento perché era diventato un piacere. Vedere, adesso noi ci lamentiamo quando non ci funziona magari il clima nella trebbia, ma vedere come lavoravano in quegli anni, in queste condizioni, si dovrebbe farci riflettere. Questa la conoscete perché l'avete vista negli altri video, è la nostra TF. Qui c'è la CX di nostro cugino Dorigo, sempre del paese. Qui c'è la Deutz dei Filippuzzi, sempre del paese. La Fendt, che alla fine la macchina è una Laverda del mio amico Sacilotto. E infine abbiamo la Class dell'azienda Marson, la più grossa delle 5 e riassume appunto, dato che ha anche la barra attaccata, quello che è il lavoro della mietitrebbia di oggi. A differenza della trebbia fissa,
il lavoro è nettamente agevolato. Ringraziamo l'evoluzione degli ingegneri che ci hanno portato ad abituarci troppo bene. Io devo ringraziare col cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, perché sono stati veramente tantissimi e non so come ringraziarli sinceramente, perché veramente mi hanno dato una mano a realizzare una festa che è semplicemente fantastica per me e sicuramente la porteremo avanti. Mi piace molto questa fotografia che ce l'ha prestata il panettiere del paese. È una fotografia che ritrae una vecchia trebbia qua nella zona di Maniago e lo ringrazio molto perché è stato veramente, mi ha fatto un enorme piacere avere la foto qua in fattoria. Alla fine è la nostra storia e soprattutto questa è la nostra passione. Devo ringraziare molto, ma veramente molto, i ragazzi del museo di Pozzo che ci hanno prestato, che sono venuti su ad aiutarci a far funzionare la Mietilega, una laverda. Questa la Mietilega serve, praticamente si gira, quindi viene la lama che taglia viene spostata qua a destra e serve a tagliare il frumento, tagliava, il nastro portava su, faceva il mazzo, quando il mazzo era pronto lo legava e lo sputava fuori. Dopo l'abbiamo caricato con le forche nel rimorchio e dopo dal rimorchio nella trebbia. Quindi una volta prima di trebbiare appunto il frumento, l'orzo, l'avena, c'erano tantissimi passaggi, a differenza di adesso che attacchi la barra sulla mietitrebbia, vai e fa tutto lei. Era un lavoro veramente infinito, ma geniale dal punto di vista, secondo me, di come è stato creato questo attrezzo e quell'attrezzo. La mente che l'ha creato è veramente stata geniale e dobbiamo ringraziarlo perché grazie a lui si mangiava comunque, ma era molto più difficile produrlo. Allora, questa festa è stata un calvario, perché quando a gennaio mi è venuta l'idea di fare questa festa, ho trovato riscontro negativo dalla maggior parte delle persone a cui lo dicevo, perché mi dicevano no, che è impossibile, lascia perdere. Io ce l'ho messa tutta. Verso aprile credevo di non farcela, perché non riuscivamo a trovare una trebbia funzionante. Dopo, per fortuna, siamo riusciti. Io e il mio amico Fabrizio abbiamo fatto una levataccia per recuperarla e tante ore per caricarla e portarla a casa. È stato anche quello un bel lavoro, ma i problemi sono l'ordine del giorno, sono anche la parte più bella di queste manifestazioni. Adesso abbiamo il 13 settembre il raduno dei Bassotti, sempre qua in fattoria, e l'11 di ottobre abbiamo la festa della zucca e quindi esponiamo e vendiamo le nostre zucche sia decorative che commestibili, e in programma c'è anche una ratura storica. Adesso, seguendoci sui social, potrete avere tutti gli aggiornamenti del caso. Andiamo avanti. Mi ha fatto molto piacere che tante persone, soprattutto di una certa età, sono venute a dirmi sei matto, ma guarda, sei bravo. Mi ha emozionato perché quando ero piccolo veniva la trebbia nel mio paese, mi ha fatto molto piacere. C'è stata una persona in particolare che quando ho portato a casa la trebbia io ho visto che lui non ha voluto farsi vedere quando la scaricavo. Dopo ieri l'ho chiamato e gli ho detto Franco dai vieni qua a vedere la trebbia, e quando è arrivato lui aveva le lacrime agli occhi. E allora oggi lui era al mare, è venuto su apposta stamattina alle 10, è venuto qua a vedere che trebbia avevamo e mi ha fatto molto piacere. Come sempre ringraziamo tutti quanti, quelli che hanno partecipato, quelli che hanno lavorato e hanno aderito per questa manifestazione. Meglio di così non può essere. Alla fine è la nostra storia e soprattutto questa è la nostra passione. You and I are gonna be forever long.